Dal Vangelo secondo Marco. Un saluto a tutti. Quest'oggi noi ascolteremo la prima pagina del Vangelo secondo Marco, quel Vangelo che ci accompagnerà lungo tutto questo anno liturgico. È stata scritta questa pagina in un momento drammatico per la comunità cristiana di Roma. Si era appena conclusa la persecuzione di Nerone raccontataci da Tacito in una pagina memorabile dei suoi annali. E fra le vittime di questa persecuzione c'erano stati anche Pietro e Paolo, considerati le colonne della Chiesa. E la scomparsa di questi due apostoli ha scosso profondamente la comunità di Roma e l'ha indotta a riflettere, a rendersi conto che i testimoni oculari della vita di Gesù non sarebbero rimasti per sempre con loro. E ha cominciato a porsi il problema: come potrà il messaggio del Vangelo annunciato dagli apostoli mantenersi integro anche quando questi verranno tutti a mancare? Come evitare il pericolo che qualcuno modifichi il messaggio lasciatoci da Gesù di Nazaret, faccia delle aggiunte o dei tagli? Come mantenere puro questo messaggio? Questa comunità ferita ha deciso di consegnare in un testo scritto il messaggio lasciatoci dagli apostoli e per quest'opera ha incaricato Marco, una figura eminente di questa comunità, perché era stato l'interprete di Pietro e poi aveva dedicato tutta la sua vita al Vangelo. Sentiamo come Marco comincia il suo racconto. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Inizio del Vangelo. È un po' strano questo modo di iniziare a scrivere un libro. Che bisogno c'era di avvisare i propri lettori: guardate che sto per cominciare a scrivere il Vangelo. Non è questo il significato del primo versetto del Vangelo di Marco. Se noi esaminiamo attentamente i termini da lui impiegati, ci rendiamo subito conto che il messaggio che ci vuole comunicare non è affatto banale. La prima parola che impiega, inizio, principio, in greco arché, non è stata scelta a caso. Arché è una parola con cui comincia la Bibbia. In principio, all'inizio di tutto, Dio ha creato il cielo e la terra. Come mai Marco riprende questo termine? È proprio perché vuole fare riferimento a quell'inizio lì, alla creazione del mondo, a quel mondo che poi è durato per tanto tempo e nel quale sono state commesse tante malvagità dagli uomini, tante ingiustizie, guerre, violenze di ogni tipo. Bene, di quel mondo tutti erano stanchi, non ne potevano proprio più. Ovunque si percepiva diffusa l'attesa che sorgesse finalmente qualcosa di realmente nuovo. In Israele, per esempio, i profeti si rivolgevano ai poveri della terra, a coloro che erano tornati dall'esilio di Babilonia ed erano sfruttati, umiliati, e questi profeti incoraggiavano questi poveri promettendo loro: Dio sta per creare nuovi cieli e una nuova terra dove regnerà per sempre la giustizia. Ricorrendo al termine inizio, Marco intendeva dire ai cristiani delle sue comunità e a noi: sto per raccontarvi come ha avuto inizio il mondo nuovo che tutti attendevano e che oggi noi vediamo germogliare e crescere nelle nostre comunità.
Secondo termine, Vangelo, l'inizio del Vangelo. Quando noi parliamo di Vangeli, intendiamo i 4 libri che sono stati scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma al tempo di Marco non erano stati scritti questi Vangeli e anche quando poi sono stati scritti non li hanno chiamati Vangeli. Il primo a chiamarli così è stato Giustino, quando ha scritto la sua prima apologia nel 165, quindi erano passati 100 anni da quando era stato scritto il Vangelo di Marco. Prima questi 4 libri erano anonimi, non avevano titolo. Cosa intendeva quindi Marco con il termine Vangelo, inizio del Vangelo? Evangelion, lo sappiamo. È una parola greca che era ben conosciuta nell'antichità, l'ha impiegata già Omero. Significa semplicemente bella notizia, buona notizia, annuncio lieto. Quando la gente sentiva una notizia che suscitava gioia, diceva: abbiamo ascoltato un Vangelo. E queste liete notizie potevano essere di carattere pubblico. Quando vincevano una guerra arrivava la notizia che avevano vinto. Ecco, avevano ascoltato un Vangelo. Oppure notizie di carattere privato. Se guariva una persona, chi riceveva questa notizia diceva: ho ascoltato un Vangelo. Più importante ancora, l'uso del termine Vangelo da parte degli imperatori. Cosa facevano gli imperatori? Quando salivano al trono, presentavano al popolo i loro programmi. Cosa promettevano naturalmente? Benessere, salute, pace, giustizia. Questi annunci erano chiamati i loro Vangeli, le belle notizie che davano. Ed erano Vangeli, questo è più importante ancora, le notizie legate alla vita dell'imperatore. È celeberrima l'iscrizione trovata a Priene in Asia Minore, risale all'anno 9 d.C. Quando è stata scritta, Gesù aveva 16 anni. Cosa si dice in questa iscrizione di Priene? Si dispone che l'anno non doveva cominciare il 1 di gennaio, no, doveva cominciare il 23 di settembre. Per quale ragione? Perché in quel giorno era nato Cesare Augusto. Ed ecco la ragione che dà di questa disposizione. Dice: il giorno della nascita del Dio, Ottaviano Augusto, è stato per il mondo l'inizio dei Vangeli, l'inizio di tutte le liete notizie. Il riferimento era alla Pax Romana, che è cantata da Virgilio. Erano gli anni di pace e di prosperità in tutto il bacino del Mediterraneo e molti hanno ritenuto che fosse iniziata l'età dell'oro con Cesare Augusto. Bene, quando nel 68 Marco scrive il suo libro, Augusto è morto da più di 50 anni e le speranze che erano state riposte in lui sono andate deluse. Difatti, già negli anni del suo successore, il figlio adottivo Tiberio, le attese di un mondo di pace e di giustizia erano completamente tramontate. Basta pensare a ciò che accadeva a Roma nei 10 anni in cui comandava Seiano, mentre Tiberio era semidemente a Capri, dandosi a tutte le dissolutezze e perversioni. Tacito nei suoi annali descrive in modo drammatico la situazione di Roma. Lì per sopravvivere la gente doveva sapersi abilmente destreggiare fra pugnali e veleni. E poi dei primi 12 Cesari, 7, forse 8, sono morti di morte violenta.
E proprio quando Marco nel 67 comincia a scrivere la sua opera, scoppia la breve ma violenta guerra civile che dopo ben 3 imperatori porta al potere Vespasiano. Conclusione. Non si poteva proprio dire che il giorno della nascita di Augusto era stato per il mondo l'inizio dei Vangeli, delle belle notizie. Allora, riprendendo questo termine, per designare l'inizio del messaggio cristiano, Marco intende dire ai suoi lettori: i Vangeli, i proclami di Augusto e degli altri imperatori sono stati una delusione. Tutte le attese, tutte le speranze riposte in loro sono state disattese. Qual è allora la lieta notizia di cui parla Marco? Non è un'informazione. Questa bella lieta notizia è una persona. Gesù di Nazaret. Perché? Se io ascolto Lui, se io guardo a Lui, vedo e ascolto una lieta notizia che non era mai stata annunciata prima. Quale? L'amore incondizionato di Dio. Questo nessuno se lo aspettava. Che Dio volesse bene ai buoni e odiasse i malvagi, l'avevano sempre detto. Gli uomini avevano sempre ritenuto che Dio ragionasse e pensasse come loro, giudicasse come loro, fosse giusto come loro, che concedesse i suoi favori e le sue benedizioni a chi obbediva ai suoi comandi e castigasse con malattie, calamità, pestilenze coloro che osavano sfidarlo, trasgredendo i suoi ordini. Bene, tutto questo l'avevano sempre predicato tutte le religioni. Gesù è venuto a dirci che tutto questo non era vero, erano tutte menzogne su Dio. Lui ha portato la lieta notizia, il Vangelo. Ci ha detto che Dio avvolge del suo amore e colma di tenerezze e di benedizioni ogni uomo, quelli che sono buoni e quelli meno buoni, li ama gratuitamente e sempre, perché tutti sono suoi figli. Questa bella notizia non l'aveva mai data nessuno, nessuna religione aveva mai annunciato questa notizia su Dio. Questo è il Vangelo. Il volto bello di Dio che noi vediamo splendere sul volto di Gesù di Nazaret. Quando noi guardiamo a Lui, noi vediamo la bellezza del nostro Dio. E a Gesù Marco dà 2 titoli. Sentiamo. Cristo, Figlio di Dio. Il primo titolo che Marco conferisce a Gesù è Cristo, Christos in greco, Mashiach in ebraico, Messia. Viene dal verbo mashach, significa ungere. Come mai? Gesù è chiamato Cristo l'unto. In Israele venivano unti con olio i re e i sacerdoti. Cosa significava questo rito? Lo sappiamo, l'olio penetra. Se cade una goccia d'acqua su un tessuto non ci preoccupiamo perché poi asciuga e tutto torna come prima. Ma se cade una goccia d'olio, quello penetra. Bene, questo rito indicava la comunicazione, la penetrazione di una forza divina in coloro che erano chiamati a svolgere una funzione che richiedeva capacità superiori a quelle dei comuni mortali. Il sacerdote
doveva essere mediatore fra gli uomini e Dio, gli doveva essere comunicata una forza, uno spirito speciale che veniva dal cielo. Il re che doveva guidare un popolo, amministrare la giustizia in nome di Dio, era chiamato a ricevere lo spirito del Signore, quindi a essere unto di questo spirito che doveva penetrare in lui. Bene, Marco ci dice: Gesù è il Cristo per eccellenza, l'unto dello Spirito del Signore. In lui lo Spirito è presente in pienezza, è colmo per natura dello Spirito del Signore, di questa vita divina che lui poi è venuto a portare nel mondo e a comunicare non soltanto ai sacerdoti e ai re, ma a donare il suo spirito ad ogni uomo. Secondo titolo: figlio di Dio. Non intende dire che era figlio come i faraoni, che erano generati fisicamente dal dio Ammon, no. Nella cultura semitica, figlio, più che generato da, significava somigliante a un padre. Riconosceva un suo figlio quando questi gli assomigliava, quando non tanto nelle fattezze esteriori, ma quando riproduceva il suo carattere, i valori che lui aveva coltivato nella vita. Se per esempio il padre era una persona leale, onesta, attento agli altri, laborioso, e poi il figlio era un lazzarone scapestrato, la gente diceva: non è suo figlio, sì, l'ha messo al mondo lui, ma non è suo figlio, non gli assomiglia. Bene, quando Marco chiama Gesù figlio di Dio, vuol dire che riproduce perfettamente il volto del Padre. Dice Gesù a Filippo: chi vede me vede il Padre. In Gesù noi possiamo contemplare la bellezza di Dio, e questo volto bello di Dio Gesù l'ha mostrato durante tutta la sua vita. Il Figlio di Dio è venuto nel mondo, si è fatto uno di noi proprio per mostrarci la bellezza di Dio. Lui ha camminato per le strade della Palestina, è entrato nei villaggi, nelle case, si è presentato nelle sinagoghe, proprio con questo obiettivo: mostrarci il volto del vero Dio. E noi cristiani non crediamo in altro Dio se non colui che noi vediamo splendere sul volto di Gesù. E non stupisce che scribi e farisei, quando hanno visto Gesù banchettare, fare festa con i pubblicani e i peccatori, non lo hanno riconosciuto come figlio di Dio. Non assomigliava infatti al Dio che loro avevano in mente e che avevano sempre predicato nelle loro catechesi. E allora lo hanno considerato un eretico, un bestemmiatore. Hanno rifiutato lui e la bella notizia che era venuto a portare nel mondo. Ma facciamo attenzione, perché oggi anche fra i cristiani ce ne sono ancora tanti che fanno fatica ad accettare questo volto bello di Dio. A questo punto noi ci aspetteremmo che Marco cominciasse a raccontare la vita di Gesù, cominciando dall'annunciazione, dalla sua nascita. Non lo fa. Questo lo faranno Luca e Matteo. A Marco interessa solo ciò che Gesù ha detto e fatto durante la sua vita pubblica. E difatti, a questo punto, lui introduce la figura del Battista con una citazione presa dalla Bibbia. Ascoltiamola. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio angelo, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Abbiamo ascoltato la citazione del profeta Isaia
con la quale l'Evangelista Marco introduce la figura del Battista. E chi era questo Isaia di cui parla il testo evangelico? Era un profeta, vissuto a Babilonia nel VI secolo a.C. Il nostro testo lo chiama un angelo inviato dal Signore, con quale compito? Preparare questi deportati ad accogliere il liberatore. Il Signore voleva venire a liberarli dalla terra di schiavitù. Un compito, quello di questo angelo, molto arduo. Per quale ragione? Perché questi deportati erano persone molto preparate e a Babilonia molti di loro si erano fatti un'ottima posizione e non volevano più sentire parlare di tornare nella loro terra, si erano adattati alla vita pagana, erano contenti di rimanere lì. Avevano rinunciato anche alla loro fede, avevano dimenticato le promesse fatte ad Abramo e sono rimasti a Babilonia. Soltanto un piccolo resto si è lasciato preparare e ha accolto il liberatore, si è lasciato portare nella terra di Israele. Bene. In questo angelo che ha predicato agli schiavi di Babilonia, l'Evangelista Marco ha visto l'immagine del Battista, anche lui chiamato angelo, inviato dal Signore per preparare il popolo ad accogliere il Signore che voleva venire a liberarli. Quale liberazione voleva portare? Qual era la schiavitù nella quale si trovavano? La schiavitù di un'errata immagine di Dio, un Dio che non ti comunica gioia ma ti spaventa, non ti fa capire quanto sei amato. Voleva venire a liberare e c'era bisogno di un angelo che preparasse il popolo ad accogliere il liberatore, a liberarci da un'immagine di uomo falsa, l'uomo che si sentiva riuscito grande quando sconfiggeva, quando vinceva battaglie, quando arricchiva, quando dominava. Era una visione di uomo che ci schiavizzava, non ci lasciava vivere da persone libere e capaci di amare. C'era bisogno del Battista, l'angelo che doveva preparare il popolo ad accogliere il liberatore Cristo con il suo Vangelo. Il messaggio è molto attuale anche per noi. Proviamo a pensare alla nostra vita. Quante volte noi ci siamo ritrovati schiavi perché abbiamo abbandonato il Signore e ci siamo fidati dei nostri capricci, delle nostre follie e siamo diventati schiavi delle nostre passioni, dei nostri vizi, dei nostri rancori e non eravamo felici. Qualche angelo, e potremmo dare dei nomi a queste persone, ha preparato in noi la strada affinché il Signore col suo Vangelo, con la sua parola, ci potesse liberare. E proviamo a chiederci anche, siamo stati noi qualche volta angeli per qualcuno che era schiavo di passioni, di vizi, di scorrettezze, di odi? Abbiamo preparato qualcuno noi per permettere al Signore di entrare, liberarlo, portare la pace e rendere felice questa persona? Bene, a questo punto ecco che entra in scena il precursore. Sentiamo. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. A coloro che vanno da lui perché vogliono lasciarsi preparare ad accogliere il Signore che vuole entrare nella loro vita, il Battista fa una prima richiesta, la conversione. Dovete convertirvi.
ciò che il Battista diceva alla gente del suo tempo, l'Evangelista Marco vuole che oggi noi lo sentiamo rivolto a ognuno di noi. È a noi oggi che il Battista dice: se vuoi lasciare entrare il Signore col suo Vangelo nella tua vita, preparati a convertirti. Questo termine conversione non rende bene l'idea del termine greco metanoia, che viene dal verbo metanoei. Significa preparati a cambiare modo di pensare, modo di ragionare, modo di valutare le cose. Prima per te il denaro, la carriera, il successo, la famiglia erano l'assoluto. Preparati a dei cambiamenti, altrimenti il Vangelo non entrerà nella tua vita e tu sarai schiavo di idoli, che sono cose belle. Ma se diventano l'assoluto ti schiavizzano, devono stare al loro posto. Preparati a cambiare le tue convinzioni, le tue certezze, le tue abitudini, perché se tu non sei preparato a lasciarti rimettere in causa, tu sbarri la strada al Signore che vuole venire col suo Vangelo. E poi la conversione non è solo quella della mente, ma anche quella della condotta. Se prima io consideravo il mio vicino come un rivale con cui competere perché lo dovevo assoggettare, dominare, lui mi doveva servire, adesso la condotta cambia perché ho cambiato modo di vedere le cose e allora lui diventa un fratello da amare. Il pericolo qual è? È quello di cercare nel Vangelo ciò che giustifica ciò che abbiamo sempre pensato. Eccolo, questo è il pericolo, stiamo attenti. Apriamo il cuore e prepariamoci ad accogliere il Signore così com'è, con la sua luce. Non abbiamo paura di lasciar rimettere in causa ciò che non corrisponde al Vangelo. L'obiettivo presentato dal Battista, la remissione dei peccati. In realtà il termine che viene impiegato, aphesis, significa spazzar via il peccato, il male, l'ingiustizia. Se noi siamo preparati a lasciare entrare il Signore con la sua luce, siamo disposti a convertirci, il male, il peccato, tutte le malvagità vengono spazzate via e nasce un mondo nuovo. Giovanni ha fatto la sua proposta, la conversione. Come ha risposto il popolo a questa richiesta? Dice il brano evangelico che accorrevano a lui tutti quelli che venivano dalla Giudea. Questa traduzione non è corretta. Il termine che viene impiegato in greco è ekporeuomai. Uscivano verso di lui. Da dove uscivano e dove andavano? Ecco la necessità di fare mente locale. Vi metto sullo sfondo una cartina nella quale voi vedete il luogo dove si trovava il Battista, a Betabara, a oriente del fiume Giordano. Ve lo mostrano bene questo fiume che viene citato molte volte nella Bibbia, più di 200 volte, quindi è molto importante. Mai stato importante dal punto di vista economico, nessuna città è mai nata lungo le rive di questo fiume, nulla a che vedere con il Nilo o con i fiumi della Mesopotamia, il Tigri e l'Eufrate che hanno dato origine ai grandi imperi. No, non aveva importanza economica. Ha sempre avuto un'importanza teologica perché il fiume Giordano segnava il confine fra la terra pagana a oriente e la terra santa, la terra della libertà, dove il popolo di Israele, che era uscita dall'Egitto, era entrato. E il luogo dove questo popolo era passato, attraversando il fiume Giordano, passando dalla terra pagana alla terra della libertà, era proprio Betabara, che significa il luogo del guado. Il Battista
si trovava a oriente. Vedete dove si trova la Giudea. Dice il brano evangelico che tutta la gente della Giudea andava da lui, attraversava quindi il fiume Giordano, faceva un esodo alla rovescio, tornava in terra pagana. Cosa intendeva dire il Battista? Non siete liberi, non è quella la terra della libertà, siete ancora schiavi dei vostri idoli, dovete rifare l'esodo. Attraverserete il fiume Giordano, eccolo il battesimo, e poi io vi consegno al nuovo Mosè che vi introdurrà nella terra della libertà. Vediamo adesso come il Battista si è presentato a questa gente e che cosa ha detto loro. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». L'Evangelista Marco è così interessato a presentarci il modo come vestiva il Battista e che cosa mangiava. Era vestito di peli di cammello con una cintura di cuoio attorno ai fianchi, quindi nessun abito firmato, e anche Gesù fa riferimento al modo austero come vestiva il Battista quando dice: chi siete andati a vedere nel deserto? Uno che indossa morbide vesti? No. Costoro abitano nei palazzi dei re. Potrebbe essere un messaggio attuale anche per qualche cristiano di oggi che forse spreca delle somme piuttosto forti per abiti firmati che poi vengono indossati 2 volte, rimangono negli armadi, passano presto di moda e poi ci si vergogna a indossarli. Ma non è questo il messaggio che Marco ci vuole dare. Presentandoci il Battista vestito in quel modo è per dirci che quella era la divisa indossata dai profeti dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento il profeta Elia, il primo, il più grande dei profeti, vestiva proprio così. Cosa intende dire Marco? Che il Battista è l'Elia che il popolo si attendeva che tornasse per preparare il popolo ad accogliere il Signore. Il profeta Malachia aveva detto: tornerà Elia e ricondurrà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, cioè ricostituirà la pace familiare senza la quale il Signore non può venire. L'Evangelista Marco, presentandoci il Battista vestito così, vuole dire: è lui l'Elia che era atteso. E poi il cibo di cui si nutre il Battista non è un'espressione di ascetismo, di penitenza, no. Il Battista mangia quello che il deserto gli offre. Era ciò di cui si alimentavano tutti i nomadi nel deserto. Il miele d'api, che è profumatissimo e molto apprezzato, e poi le cavallette. Che cosa predicava il Battista? Notiamo, a differenza di Matteo e di Luca, non troviamo in Marco sulla bocca del Battista le minacce. In Matteo e Luca noi troviamo il Battista che dice ai farisei e ai sadducei: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire al fuoco che sta per venire? La scure è posta alla radice degli alberi. Nessuna di queste minacce noi troviamo nel Vangelo secondo Marco. Lì il Battista dice soltanto che sta per entrare in scena nella storia del mondo uno che è più forte di lui. Il Battista vuole restare al suo posto. Lui ha solo il compito di presentare Gesù
non di sostituirsi a Lui. Facciamo attenzione, un'applicazione pratica anche per preti, per catechisti, per tutti. Noi, come il Battista, non ci dobbiamo sostituire a Gesù. Dobbiamo portare le persone a Gesù e permettere, cambiando queste persone e i loro cuori, permettere a Gesù di entrare col suo Vangelo nella loro vita. Quindi facciamo attenzione a non sostituirci, a non presentare noi stessi. E poi il Battista distingue 2 battesimi, il suo e quello di Gesù, e dice sono molto diversi. Il mio, dice il Battista, è un'immersione nell'acqua. Lui vi immergerà nello Spirito, il mio battesimo. È un lavaggio esteriore che indica la rottura con il passato, con una condotta di vita contraria alla parola di Dio, e indica la decisione di cambiare modo di pensare e di vivere. Il suo battesimo è un'immersione non nell'acqua materiale, ma nello Spirito, cioè ci immerge nella vita divina. È il dono che Lui ha portato nel mondo della vita dell'Eterno, quella vita che non è più toccata dalla morte biologica. Ecco cosa vuole dirci Marco: preparati ad accogliere questo dono, il battesimo nello Spirito, l'immersione nella vita divina. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.